irrompe con forza, come una tempesta che si scatena d'improvviso, anche se talvolta preannunciata. Spesso la narrazione ha un incipit sereno. Sogni, esperienze e progetti di lavoro e di vita. Storie d'amore, la gioia per i piccoli nati. È naturale del resto che sia così. Ciascuno prova a costruire il meglio per la propria vita. Ma è proprio il momento della presa di coscienza a tracciare un confine. È la consapevolezza della sua portata, delle sue implicazioni, che segna la rottura fra il prima e il dopo. Un trauma che, come tutti gli eventi fortemente traumatici, ti disorienta, ti annichilisce, ti obbliga per sopravvivere a ripensarti. La persona cambia comportamento. Questo nesso di causa-effetto non è evidente né al malato né a chi gli sta vicino. L'impatto sulle relazioni può essere molto forte e si assiste talvolta a gravi conflittualità, sino alla rottura. Emerge successivamente un senso di colpa per aver attribuito a persone care una responsabilità che in realtà non avevano, perché il loro umore, la loro aggressività, il comportamento talvolta violento non erano agiti liberamente, ma condizionati da una malattia ancora sommersa o al suo primo manifestarsi. Le parole di un medico o il risultato del test genetico le avevano dato un nome e con esso la dolorosa certezza di trovarsi all'inizio di un percorso di graduale ma inevitabile cambiamento della vita, così come si era svolta fino a quel momento. Memoria, emotività, controllo dei movimenti non sono più come prima. Lo si era già percepito prima della diagnosi. Ora la consapevolezza ne acuisce il vissuto e appare evidente che tutti gli aspetti del quotidiano ne sono coinvolti.
Capita che lo sguardo degli altri cada su un corpo malfermo e non conoscendo trovi una spiegazione di ciò che vede in qualcosa che viceversa pensa di conoscere e che gli assomiglia. È facile pensare a un ubriaco, ma il rischio è che la spiegazione diventi uno stigma, un marchio. Questa è una delle possibili ragioni che stanno dietro alla pratica del segreto, un desiderio di riservatezza e di protezione nel comprensibile timore del prodursi di un'immagine pubblica negativa. Pensiamo all'enorme importanza che il lavoro ha nella vita di ciascuno, a come questa dimensione ci costituisca nella nostra identità e nei nostri rapporti, a quali soddisfazioni può condurre e viceversa, quali drammi possano accompagnarsi alla sua mancanza, una perdita di identità personale e sociale, una ferita alla propria dignità. Finisce così per assumere un valore simbolico enorme e si possono comprendere i rifiuti più o meno ostinati ad accettare la situazione, cui corrispondono le prime avvisaglie per i familiari di quanto un contenimento a questo punto sia opportuno, anzi necessario. La situazione richiederà nuove attenzioni e nuove strategie. Talvolta ciò significa misurarsi con modi anche violenti che non appartenevano alla persona come era prima, ma innanzitutto diventerà indispensabile che ci sia qualcuno, giorno e notte, presente ai bisogni e alle richieste all'apparenza stravaganti, ma che richiedono ascolto, grande tolleranza e capacità di accogliere. Il nuovo modo di essere della persona scandisce i ritmi dell'esistenza. Nella relazione di coppia, l'atteggiamento reciproco dei partner evolve in modi diversi. Dopo una fase di sentimenti fortemente ostili, si verifica un riavvicinamento che può contenere una dimensione di solidarietà e una capacità di assistenza, ma anche il riaffiorare di un sentimento di amore. La qualità della comunicazione cambia. La crescente difficoltà a esprimersi dovuta al deterioramento dell'apparato fonatorio può portare a un atteggiamento rinunciatario di ulteriore ritiro, ma può anche significare passare a un livello comunicativo più regredito, più ricco di contenuti non verbali e paradossalmente più intenso e intimo, anche se non sempre di facile comprensione per chi sta vicino.
Se però pensiamo alla comunicazione non solo in termini di scambio verbale, ma più in generale come modalità di comportamento, le situazioni più pesanti si hanno quando la capacità di parola è conservata, mentre cambia il funzionamento psicologico ed è la qualità della relazione ad essere compromessa, soprattutto quando emergono modi aggressivi e violenti. Per molte famiglie arriva il momento in cui le risorse disponibili non sono più sufficienti a rispondere ai bisogni di assistenza. Si decide quindi di ricorrere al ricovero in una struttura e ciò avviene a fronte di una condizione non necessariamente grave ma gravosa, di totale non autonomia, con gli aspetti problematici di gestione sia fisici che psichici. In queste strutture i modelli di gestione dell'ospite sono quelli delle case di riposo per anziani o delle strutture per pazienti psichiatrici, nessuno dei quali può essere adeguato al caso. Tutti i soggetti coinvolti, dal direttore della struttura all'internato, devono conformarsi a uno schema prefissato, senza quindi nessuna possibilità che il paziente sia accolto con le sue specificità.
L'ingresso in struttura si rappresenta all'interessato e alla famiglia come l'approdo all'ultima spiaggia e lo status di ospite è analogamente percepito come l'ultima di una serie di perdite iniziata con l'esito positivo del test o la comparsa dei sintomi. Viceversa, questo passaggio, se si realizza nel contesto di una relazione accogliente e competente, può costituire l'opportunità per ricollocarsi in una nuova fase della propria esistenza. La morte. Alla fine arriva anche quel momento. Inutili gli ultimi tentativi. Il corpo è logorato e la malattia ha aggravato il processo. Ma se la mente invece resta presente, è possibile darsi un ultimo saluto, ancora uno sguardo, un gesto,
Non sempre questo è concesso, ma anche quando si arriva troppo tardi, nel volto di chi ormai se n'è andato, si leggono i segni di una pace finalmente riacquistata. Cosa penseresti se cantassi stonando? Ti alzeresti e andresti via? Stammi ad ascoltare e cercherò di non essere stonato.